Buongiorno ragazzi, eccoci in un nuovo video. Oggi andremo a vedere un altro algoritmo sull'ordinamento degli array. Questo algoritmo si chiama IPSOR. Prima di proseguire con la spiegazione dell'algoritmo dovremo andare a capire due concetti. Il primo è minip e il secondo è maxip. Minip e maxip sono due concetti molto semplici. Il primo, minip, indica che ogni nodo è minore o uguale dei suoi figli, ovvero in questo caso 1 è minore o uguale di 3 e 2, 3 è minore o uguale di 4 e 9, 2 è minore o uguale di 6 e 7 e 4 è minore o uguale di 5 e 4. Maxip, al contrario, è dove ogni nodo è maggiore o uguale ai suoi figli, ovvero in questo caso 10 è maggiore o uguale a 6 e 9, 6 è maggiore o uguale a 3 e 2, 9 è maggiore o uguale a 7 e 8, 3 è maggiore o uguale a 1 e 3 e 8 è maggiore o uguale a 5 e 4. Il primo step di questo algoritmo è trasformare questo array in un albero binario. Quindi come facciamo? Molto semplice, andiamo a scrivere un albero binario in questo modo, ovvero partiamo dalla radice, ovvero dal primo indice, e scriviamo il numero 8. Poi andiamo a scrivere i suoi figli, ovvero 7 e 9. Poi andiamo avanti, andiamo a scrivere i figli di 7, che sono 10 e 3. Poi andiamo a scrivere i figli di 9, che sono 4 e 1. E così via. Andiamo quindi a scrivere i figli di 10, che sono 6 e 5. E andiamo infine a scrivere il figlio di 3, che è 2. Per costruire quest'albero quindi io non ho fatto nient'altro che scrivere semplicemente gli elementi dell'array in ordine. Andiamo a vedere scrivendo gli indici in modo che sarà più chiaro. Quindi questo è l'indice 0, poi l'1, il 2, il 3, il 4, 5, 6, 7 e 8 e 9. Come vedete questi qui sono in ordine gli indici dell'array, quindi 0 fino a 9. Il prossimo step di questo algoritmo è quello di andare a trasformare quest'albero in un minip usando l'operazione di ipify. Quindi come facciamo a farlo? Dunque partiamo dal penultimo livello dell'albero, quindi in questo caso il terzo livello. Andiamo a prendere questa porzione di albero. Andiamo a verificare se questa porzione di albero è un minip. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è vedere se l'elemento 10 è minore o uguale di 6 e 5. In questo caso non è vero, quindi dobbiamo andare a soddisfare questa condizione andando a mettere nella posizione 10 l'elemento più piccolo fra i 3. Qual è l'elemento più piccolo fra i 3? È 5, quindi andiamo a scambiare il 10 col 5. Dopo aver soddisfatto questa condizione di minip su questa parte di albero, andiamo avanti e consideriamo quest'altro pezzo di albero. Vediamo se questo pezzo di albero è un minip, quindi 3 è minore di 2, no, tra 2 e 3 l'elemento più piccolo è il 2, quindi andiamo a scambiare il 2 col 3. Andiamo avanti, su questo livello c'è solo il nodo 4, non ha figli, quindi possiamo passare oltre, stessa cosa per il numero 1. Avendo concluso questo livello possiamo andare al livello successivo, ovvero ci spostiamo sul livello numero 2. Su questo livello andiamo a considerare questa porzione di albero, 7, 5, 2. Andiamo a vedere se questa porzione di albero è un minip. In questo caso non lo è. Quindi dobbiamo andare a cercare l'elemento minore fra i 3. L'elemento minore è il 2, quindi andiamo a scambiare il 7 col 2. Questa porzione adesso è un minip, possiamo passare oltre. Andiamo avanti, consideriamo questa porzione di albero, 9, 4 e 1. 9 è maggiore di 4 e 1, quindi questo non è un minip. Andiamo a mettere al posto di 9 l'elemento minore che è 1, quindi andiamo a scambiare il 9 con l'1. Finita questo secondo livello, passiamo alla root. Quindi andiamo a considerare questo sottoalbero, 8, 2 e 1. 8, 2, 1, verifichiamo se è un minip, non è un minip, quindi dobbiamo andare a scambiare l'elemento più piccolo con l'elemento che è la radice. Quindi andiamo a cercare l'elemento più piccolo tra 8, 2, 1 e 1, quindi andiamo a scambiare l'1 con l'8. Una volta che siamo arrivati alla root, andiamo a verificare se quest'albero interamente è un minip. Quindi andiamo a verificare, partiamo dalla root. 1 è minore di 2, 8, quindi la condizione è soddisfatta. 2 è minore di 5, 7, sì, la condizione è vera. 5 è minore di 6, 10, la condizione è vera. 7 è minore di 3, falso, quindi vuol dire che quest'albero non è un minip. Quindi dobbiamo ancora applicare l'operazione di ipify su quest'albero.
Ok, ho riscritto l'albero, quindi partiamo ancora dal penultimo livello. Consideriamo il primo sottoalbero, quello composto da 5, 6, 10. Questo è un mini-ip, quindi possiamo passare oltre. Consideriamo la porzione di albero 7, 3. Qui vediamo che questo non è un mini-ip, quindi dobbiamo andare a trovare l'elemento più piccolo, l'elemento più piccolo è il 3, andiamo a scambiare col 7. Quindi scambieremo il 3 col 7. Andiamo avanti, i nodi 4 e 9 sono singoli, quindi possiamo ignorarli e passare al livello successivo. Andiamo a considerare questo pezzo dell'albero composto dai nodi 2, 5 e 3. Questo è un mini-ip perché 2 è minore di 5 e 3. Andiamo avanti, consideriamo questo pezzo di albero, vediamo i numeri 8, 4 e 9. 8 non è minore di 4 e 9, quindi questo non è un mini-ip. 3 e 3 vado a cercare l'elemento più piccolo che è 4, 4 lo metto al posto di 8. Dopodiché passo oltre, arrivo alla root e considero questo pezzo di albero composto dai nodi 1, 2, 4. Questo è un mini-ip, quindi mi fermo. Ora vado a controllare se questo albero interamente è un mini-ip. Quindi 1 è minore di 2 e 4, 2 è minore di 5 e 3, 5 è minore di 6 e 10, 3 è minore di 7, 4 è minore di 8 e 9. Quindi possiamo affermare che questo è un mini-ip. A questo punto, come ho detto, visto che l'albero è diventato un mini-ip, posso affermare che l'elemento più in alto è l'elemento più piccolo che ho in quest'albero. Quindi posso prendere questo elemento e metterlo, diciamo, nell'output. Questo qui sarà il mio primo elemento. Dopodiché cosa faccio? Vado a prendere l'ultimo elemento dell'albero. E cosa intendo per l'ultimo elemento dell'albero? Se vi ricordate come ho scritto gli indici da 0 a 9, vi riscrivo anche qui in quest'albero per chiarezza. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vado a prendere l'ultimo elemento di quest'albero, che è quello a indice 9, e lo metto al posto della root. Quindi praticamente tolgo l'elemento di indice 9 e lo vado a mettere al posto dell'1. 1 ovviamente lo tolgo perché l'ho già scritto nell'output. Ok, fatto un po' di pulizia, possiamo ripartire da qua. Quindi questo è dove ci eravamo fermati. Abbiamo questo nuovo albero e verifichiamo se quest'albero è un mini-ip. Ci accorgiamo subito che non è un mini-ip perché 7 non è minore di 2 e 4. Quindi dobbiamo applicare ipify a quest'albero. Cominciamo dal penultimo livello, andiamo a prendere in considerazione questa parte di albero, composta dagli elementi 5, 6 e 10. Vediamo che 5 è minore di 6 e 10, quindi questo pezzo di albero è un mini-ip e possiamo andare avanti. I nodi 3, 8 e 9 sono i singoli, quindi possiamo già passare al livello successivo. Andiamo a prendere in considerazione questo pezzo di albero composto dagli elementi 2, 5 e 3. Verifichiamo se questo pezzo di albero è un mini-ip, sì è un mini-ip, quindi possiamo passare oltre. Andiamo a verificare questa parte di albero. 4, 8 e 9, anche questo è un mini-ip perché 4 è minore degli elementi 8 e 9. E a questo punto possiamo passare alla root. Alla root abbiamo questo pezzo di albero da considerare, gli elementi 7, 4 e 2. Quindi quello che facciamo, non essendo un mini-ip, andiamo a prendere l'elemento minore tra i 3. L'elemento minore è il 2, andiamo a scambiare quindi di posizione il 2 col 7. Ok? Avendo fatto questo andiamo a controllare se quest'albero è un mini-ip. Quindi 2 minore di 7, 4, condizione vera, 7 minore di 5, 3, falso. In questo caso, quindi quest'albero non è un mini-ip. Non essendo un mini-ip dobbiamo continuare e andare a applicare ipify a questo nuovo albero. Quindi, ok, cominciamo da questo livello. Andiamo a verificare questo pezzo di albero, 5, 6, 10 è un mini-ip, quindi possiamo andare avanti. 3, 8 e 9 sono nodi singoli, quindi possiamo passare al livello successivo. Andiamo a verificare questo pezzo di albero, 7, 5, 3. 7, 5, 3 appunto non è un mini-ip, quindi andiamo a vedere l'elemento minore tra i 3 è appunto il 3 e andiamo a scambiare il 3 col 7. Fatto questo andiamo a vedere questo pezzo di albero, 4, 8, 9 è un mini-ip, quindi possiamo passare oltre. Andiamo alla root, vediamo che questo pezzo di albero composto dagli elementi 2, 3 e 4 è un mini-ip, quindi adesso andiamo a controllare l'albero per intero.
quindi 2 minore degli elementi 3 e 4 va bene, 3 minore di 5 e 7, 5 minore di 6 e 10, 4 minore di 8 e 9. Quindi possiamo affermare, visto che la condizione è soddisfatta per tutti gli elementi dell'albero, che appunto quest'albero è un inip. Essendo quindi quest'albero un inip, possiamo affermare che l'elemento della root è l'elemento minore. Quindi possiamo andare a prendere questo elemento e scriverlo nell'output. Dopodiché andremo a prendere, come fatto in precedenza, l'ultimo elemento di quest'albero e andremo a metterlo al posto della root. Quindi prendiamo il 10, in questo caso, e lo mettiamo nella root. Andiamo avanti, andiamo a considerare quest'albero adesso. Lo riscrivo di qua. Andiamo a vedere quindi se quest'albero è un inip. Cominciamo dalla root, 10 minore di 3 e 4, falso. Quindi in questo caso non è un inip. Quello che dobbiamo andare a fare è applicare ip-file a quest'albero. Cominciamo dal penultimo livello. Consideriamo la porzione di albero composta dai nodi 5 e 6. 5 minore di 6, quindi è un inip, passiamo oltre. 7, 8, 9 sono nodi singoli, quindi possiamo passare al livello successivo. Consideriamo il sottoalbero 3, 5, 7, è un inip perché 3 minore di 5, 7. Passiamo all'altro sottoalbero 4, 8, 9, anche questo è un inip, quindi possiamo passare direttamente alla root e verificare il sottoalbero 10, 3, 4. In questo caso il sottoalbero 10, 3, 4 non è un inip perché 10 è maggiore di 3 e 4. Quindi tra i 3 andiamo a cercare l'elemento minore, che è il numero 3, e andiamo a scambiare il 10 col 3. Dopo aver fatto ciò andiamo a verificare se quest'albero è un inip. Quindi 3 minore di 10 e 4 è vero, 10 minore di 5 e 7 è falso, quindi quest'albero non è un inip e devo andare avanti. Andare avanti e applicare ancora ip-file a quest'albero. Cominciamo ancora dal penultimo livello. 5 e 6 è un inip, quindi vado avanti, 7, 8, 9, 9 singoli, quindi passo oltre. Vado a considerare questa parte di albero composta da nodi 10, 5, 7. Questo non è un inip, quindi andrò a prendere l'elemento minore, che in questo caso è il 5, e scambio il 5 col 10. Vado avanti, sotto albero 4, 8 e 9 è un inip, quindi posso andare avanti, passare al livello successivo, arrivo alla root, 3, 5, 4, andiamo a considerare questo pezzo di albero, è un inip, quindi adesso che sono arrivato alla root posso andare a verificare se questo albero è un inip per intero, quindi 3 minore di 5, 4 è vero, 5 minore di 10, 7 è vero, 10 minore di 6 è falso, quindi quest'albero non è un inip, devo andare a applicare nuovamente ip-file a quest'albero. Cominciamo dal penultimo livello. Abbiamo il sottoalbero 10 e 6, verifichiamo se è un inip. Non è un inip perché 10 è maggiore di 6, ci sono solo due elementi, quindi vado a scambiare il 10 col 6. Andiamo avanti, 7, 8 e 9 sono nodi singoli, quindi posso passare al livello successivo. Verifichiamo 5, 6 e 7, 5, 6 7 è un inip, quindi vado avanti, 4, 8, 9, anche questo è un inip, perché 4 minore di 8 e 9, passo alla root, verifico se 3, 5 e 4 è un inip, sì, quindi ora verifico se l'albero è un inip in toto. Quindi verifichiamo 3 minore di 5 e 4 vero, 5 minore di 6 e 7 vero, 6 minore di 8 è vero, 4 minore di 8 e 9 vero. Quindi quest'albero è un inip. Quello che vado a fare è prendere la root e scriverla nell'output, quindi mettiamo 3 nell'output. Dopodiché vado a prendere l'ultimo elemento dell'albero, che in questo caso è il 10, e lo metto alla root. Dopodiché vado avanti considerando quest'albero. Ok, vado a verificare se quest'albero è un inip. 10 minore di 5, 4, falso. Qui non è un inip, devo andare ad applicare ip-file a quest'albero. Solito discorso, partiamo dal penultimo livello. Andiamo a considerare questa parte di albero, è un inip, quindi vado avanti, consideriamo questa parte di albero composta da elementi 4, 8, 9, 4 minore di 8 e 9, quindi è un inip anche in questo caso. Posso passare di livello e arrivare alla root. Considero gli elementi 10, 5 e 4, in questo caso non è un inip perché 10 non è minore di 5 e 4,
tra i 3 vado a cercare l'elemento minore che è il 4, vado a scambiare di posizione il 4 con il 10. Fatto questo, vado a verificare se quest'albero è un mini-ip. 4 è minore di 5 e 10, vero. 5 è minore di 6, vero. 10 è minore di 8 e 9, falso. Non essendo un mini-ip, vado ad applicare ancora i P-Phi a quest'albero. Quindi vado avanti. Ok, partiamo dal penultimo livello. Consideriamo questa parte di albero, è un mini-ip, quindi non devo fare niente, vado avanti. Considero questa parte di albero composta da elementi 10, 8 e 9. 10 meno di 8 e 9 è falso, non è un mini-ip, quindi vado a cercare l'elemento più piccolo, in questo caso è 8, scambierò l'8 col 10. Vado avanti, vado alla root e considero il pezzo di albero composto da elementi 4, 5 e 8. 4 minore di 5, 8 è un mini-ip, quindi va bene, mi fermo. A questo punto verifico se tutto l'albero è un mini-ip. Quindi 4 è minore di 5 e 8, vero. 5 è minore di 6 e 7, vero. 8 è minore di 10 e 9, è vero. Quindi quest'albero è un mini-ip. Essendo un mini-ip, l'elemento alla root è il minore. Quindi lo prelevo e lo metto nell'output. Dopo aver fatto ciò, vado a cercare l'ultimo elemento di quest'albero, che è il 9, e lo metto al posto della root. Ok, ho fatto di nuovo pulizia, eravamo arrivati a questa situazione, quindi verifichiamo se questo albero è un mini-ip. 9 minore di 5, 8, falso, quindi quest'albero non è un mini-ip, dobbiamo applicare i P-Phi a quest'albero. Iniziamo dal penultimo livello, verifichiamo se 5, 6 e 7 è un mini-ip, è un mini-ip perché 5 minore di 6 e 7, andiamo avanti. Verifichiamo se 8 e 10 è un mini-ip, lo è perché 8 è minore di 10. Quindi possiamo passare alla root. Verifichiamo se questo pezzo di albero 9, 5, 8 è un mini-ip. In questo caso non lo è perché 9 non è minore di 5, 8. Tra i 3 vado a cercare l'elemento minore. L'elemento minore è il 5, quindi scambio di posizione il 5 col 9. Ok, verifichiamo se quest'albero è un ip. Quindi 5 minore di 9 e 8, vero. 9 minore di 6 e 7, falso. Non è un mini-ip, quindi vado avanti. Partiamo quindi dal penultimo livello. Andiamo a considerare questa parte di albero composta dai nodi 9, 6 e 7. 9, 6 e 7 non è un mini-ip perché 9 non è minore di 6 e 7. Cerco l'elemento minore che è 6 tra i 3 e lo scambio con il 9, quindi 6 e 9 qua. Vado avanti, 8 e 10 verifico se è un mini-ip, lo è, quindi posso passare alla root. 5, 6, 8, anche qui è un mini-ip perché 5 è minore di 6 e 8. Verifichiamo se quest'albero è un mini-ip. 5 è minore di 6 e 8, vero. 6 è minore di 9 e 7, vero. 8 è minore di 10, vero. Quindi quest'albero è un mini-ip. Essendo un mini-ip l'elemento della root è il minore, quindi lo posso ovviamente scrivere nell'output e all'elemento 5. Ora cerco l'ultimo elemento di questo albero che è il 10 e lo metto al posto del 5. Dopodiché vado avanti. Verifichiamo se quest'albero è un mini-ip. 10 minore di 6, 8, falso, quindi non è un mini-ip. Devo andare ad applicare i P-Phi. Partiamo dal penultimo livello. 6 minore di 9, 7, vero. 8 è un nodo singolo, quindi posso già passare alla root. 10 è minore di 6, 8, falso, quindi cerco l'elemento minore che è l'elemento 6, lo scambio col 10. Verifichiamo se quest'albero è un mini-ip. 6 minore di 10, 8, vero. 10 minore di 9, 7, falso, quindi dobbiamo ancora applicare i P-Phi a quest'albero. Partiamo dal penultimo livello. Abbiamo 10, 9, 7, 10 minore di 9, 7, falso, quindi vado a prendere l'elemento più piccolo che è il 7 e lo metto al posto del 10. Quindi andiamo avanti, l'8 è un nodo singolo, passo alla root, 6 è minore di 7 e 8, vero, quindi questo pezzo di albero è un mini-ip. Ora vado a verificare se tutto l'albero è un mini-ip. 6 è minore di 7 e 8, vero, 7 è minore di 9 e 10, vero. Quindi quest'albero è un mini-ip.
A questo punto vado a prendere la root, che è l'elemento più piccolo, vado a metterlo nell'output. Ora prendo l'ultimo elemento di quest'albero, che è il 10, e lo metto al posto della root. Ora, come al solito, andiamo a verificare se quest'albero è un minip o no. 10 minore di 7, 8, falso, quindi non è un minip, e a questo punto vado avanti, ovvero applico Epify a questo albero. Partiamo dal penultimo livello, verifichiamo se 7, 9 è un minip, sì, perché 7 è minore di 9, 8 è un nodo singolo, quindi passo alla root. Abbiamo 10, 7, 8, 10, 7, 8, non è un minip perché 10 non è minore di 7, 8, cerco l'elemento più piccolo per 7 e lo scambio col 10. Verifichiamo se quest'albero è un minip, 7 minore di 10, 8 vero, 9 minore di 10 falso, quindi devo andare a applicare ancora Epify a quest'albero. Partiamo come al solito dal penultimo livello, verifichiamo 10 e 9, 10 e 9 non è un minip perché 10 non è minore di 9, se sono due elementi vado a scambiare il 10 con il 9. 8 è un elemento singolo, quindi vado avanti, verifico se questa parte di albero 7, 9, 8 è un minip. 7 è minore di 9, 8, quindi è un minip. A questo punto ho finito e vado a verificare se tutto l'albero è un minip. 7 minore di 9, 8, vero, 9 minore di 10, vero. Quindi quest'albero è un minip e a questo punto posso prelevare la root e metterla nell'output. Fatto questo, andiamo a prendere l'ultimo elemento, che è il 10, e lo andiamo a mettere nella root. Bene, verifichiamo se questo albero è un minip. 10 è minore di 9, 8, falso. Quindi dobbiamo applicare Epify a questo albero. Ora il penultimo livello di quest'albero è già la root, quindi abbiamo quasi fatto, andiamo a applicare Epify a quest'albero. Andiamo a vedere se 10 è minore di 9, 8, falso, quindi andiamo a prelevare l'elemento più piccolo che è l'8 e andiamo a scambiare col 10. Ok, a questo punto questo albero sarà diventato un minip, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere l'8 che è l'elemento alla root e lo andiamo a scrivere nell'output. Andiamo a prendere l'ultimo elemento di quest'albero che è il 10 e lo andiamo a mettere al posto della root. Ora abbiamo questo albero, verifichiamo se è un minip. 10 è minore di 9, falso, quindi quest'albero non è un minip, quindi andiamo a applicare Epify a questa porzione di albero. Quindi ovviamente è abbastanza banale in questo caso, partiamo appunto dal penultimo livello che è la root. 10 è minore di 9, falso, quindi non è un minip. A questo punto andiamo a prendere l'elemento minore che è il 9, sono due elementi, quindi scambio fondamentalmente il 10 con 9. A questo punto vado a verificare se è un minip. 9 minore di 10 sì è un minip, quindi quello che vado a fare è andare a prendere la root e scriverla nell'output, dopodiché scambiare l'ultimo elemento con la root. Alla fine rimane un singolo elemento, quindi ovviamente è un minip e lo posso andare a scrivere nell'output. E come vedete in questo modo abbiamo ordinato l'array in ordine crescente da 1 a 10. Ora, prima di chiudere questo lungo video, volevo farvi notare l'ultima cosa. Praticamente quando noi abbiamo creato quest'albero, partendo dall'array, non è che abbiamo creato fisicamente la struttura dati albero, abbiamo semplicemente sfruttato degli indici. E come abbiamo sfruttati? Fondamentalmente noi sappiamo, per esempio, che i figli dell'indice 0, ovvero dell'elemento 8, sono quelli in posizione 1 e 2. Quindi andiamo a verificare, i figli di 8 sono 7 e 9, che sono appunto in posizione 1 e 2. Per l'indice 1, ovvero per il numero 7, quali sono i figli? Sono gli elementi dell'array a indice 3 e indice 4. Quindi sono 10 e 3, e sono appunto quelli all'indice 3 e all'indice 4 di questa array. Quindi in modo generale possiamo dire che rispetto a un indice i possiamo trovare i suoi figli all'indice 2i più 1 e indice 2i più 2. Questo vi potrà essere molto utile nel caso in cui vogliate scrivere il codice di questo algoritmo.
E con questo è davvero tutto, spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, se volete lasciate anche qualche commento e ci vediamo al prossimo video, grazie mille.